Ciao ciao ciao, ben ritrovato, ben ritrovata, buon sabato. Ieri abbiamo visto per iPhone 13 le custodie originali Apple in silicone. Oggi vediamo sempre un articolo originale Apple e sono le leather case, le custodie MagSafe realizzate in natural leather, cioè vera pelle. Una pelle che secondo Apple è stata sottoposta a speciali tecniche di concia e che aggiunge stile oltre alla protezione, sottoposta come sappiamo a centinaia di test in modo da offrire la migliore protezione possibile. La andiamo a vedere. È un prodotto in pelle. MagSafe contiene dei magneti e se utilizzi spesso accessori MagSafe come il wireless charger può mostrare il segno dell'aggancio dell'accessorio dietro la custodia. Era qualcosa di noto, Apple lo dice sul sito, quindi insomma se acquisti questo accessorio devi sapere che se utilizzi poi molto o molti accessori MagSafe ti andrà a mostrare il segno col tempo. La pelle è un materiale naturale, quindi andrà a rigarsi a mostrare una patina, ma questo fa parte appunto proprio è diverso dal silicone, no? Andiamola a vedere più da vicino, ma prima voglio mostrarti un particolare delle custodie in silicone che mi è stato fatto notare dall'amico Ander nei commenti. Vediamolo subito. Ander faceva notare come queste custodie originali in silicone per i nuovi iPhone 13 sono meno avvolgenti sul davanti. Tant'è vero che lasciano scoperto un po' il bordino, in questo caso sul colore argento dell'iPhone 13 il bordino in metallo è silver e infatti vedi, si vede lungo tutto il contorno, non viene coperto. E non solo, ma si vedono anche le tacchettine delle varie antenne. Vedi qui, 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 che sembrano tutti granellini di polvere. È un effetto, diciamo, non so se gradevole o meno dal punto di vista estetico, anche perché potrebbe, giustamente come diceva anche lui, non sposarsi bene poi con tutte le combinazioni di colori, mentre sui modelli precedenti quel bordino veniva coperto. Questo qui è una custodia non originale ma simile, però ti lascia vedere come era un po' più, anche qui vedi c'è il bordino in metallo che si vede, ma viene coperto dalla custodia perché è leggermente più avvolgente, cosa che invece non avviene in questo caso qui, dove il profilo silver è visibile su tutto il perimetro dello smartphone. Detto questo, andiamoci a vedere la leather case per iPhone 13 Pro. La confezione si apre in modo tale che al negozio puoi vederle da vicino. All'interno che cosa trovi? Oltre alla custodia c'è qui informazione che contiene magneti, quindi potrebbe interferire con dispositivi medici. Questo è ancora più interessante perché ti dice che essendo pelle un prodotto naturale, appunto, come ci siamo detti prima, può presentare pieghi, patine, segni, ma soprattutto che l'interazione con accessori MagSafe può lasciare un leggero segno. Come è realizzata? Eccola qui, vediamola da più vicino. Logo Apple impresso dietro, ha un peso di 25 grammi, leggermente diciamo più sottile e più leggera di quelle in silicone. Sotto qui è chiusa, dentro c'è sempre questo tessuto morbido come per le custodie in silicone, ma questa volta però non corre intorno. Infatti sulle pareti laterali c'è il rivestimento in pelle. Cambiano anche i tasti. Qui non sono ricoperti da silicone, sono semplicemente colorati, un colore che cerca di richiamare quello della pelle e dovrebbero essere in alluminio, anche se non si capisce perfettamente, Apple non lo dice, ma dovrebbero essere in alluminio. Sotto qui si vede che la struttura è in plastica, non ci sono elementi morbidi, è più rigida comunque rispetto a quelli in silicone e c'è sempre questo bordino che corre tutto intorno al gruppo camere. Andiamo a inserire lo smartphone, vediamo come monta, voilà, ecco qui. Vediamo se ha la stessa caratteristica frontalmente di quelle in silicone, almeno per quanto riguarda il bordino. Sì, si vede anche qui, vedi che sono meno avvolgenti sul davanti e quindi lasciano scoperto sia il bordino sia le tacchettine
delle antenne che, guardando lo smartphone frontalmente, si vedono in questi punti, ok? Come si vede tutto il profilo argento, anche quando è chiuso e spento il display, chiaramente, anzi è più evidente. La fotocamera è protetta parzialmente grazie a questo bordino, vedi che arriva sopra le lenti. Quando la poggi così sul piano, chiaramente fa questo movimento, quindi lo eredita dall'iPhone. La presa inizialmente non è proprio altissima, anzi è piuttosto scivolosa la custodia, forse più di quella in silicone, con la differenza che però che qui col tempo la pelle tende ad assorbire grasso dalla mano e quindi diventa migliora. Mm. Sopra è fatta così, è completamente liscia, si arrotondano un poco gli angoli e i bordi. La presa MagSafe dietro è molto molto buona e questo è il colore verde sequoia. Qui alle luci artificiali, te lo faccio vedere adesso anche all'aperto, all'ombra e poi anche al sole. Con questo è tutto. Se hai domande su questo articolo sei il benvenuto nei commenti. Io ti ringrazio per l'attenzione, ci vediamo presto, buon weekend.